Ciao a tutti e benvenuti in questo video. Oggi parliamo della pancreatite cronica nel cane e nel gatto. Una patologia che, come vedremo in questo video, è molto difficile da diagnosticare, ma si sospetta essere molto presente nei nostri cani e nei nostri gatti. Prima di iniziare questo video vi ricordo sempre che se siete interessati agli argomenti di medicina veterinaria del cane e del gatto, vi invito ad iscrivervi al canale e per supportare il progetto vi ricordo sempre di mettere mi piace al video in modo che possa essere visto da più persone. Partiamo subito con la definizione di pancreatite cronica. Ho fatto un video sulla pancreatite acuta nel cane e nel gatto che vi metterò sia nelle schede qua che in fondo al video. In questo caso la pancreatite cronica è una malattia infiammatoria cronica, quindi persistente, che provoca la distruzione del tessuto pancreatico, del parenchima pancreatico e porta a una riduzione progressiva e permanente della funzionalità del pancreas esocrino e del pancreas endocrino o di entrambe. Il pancreas è un organo molto complesso, è formato da due parti, diciamo, pancreas esocrino, che è colui che produce fondamentalmente gli enzimi pancreatici che servono per la digestione e che permettono fondamentalmente la digestione di diverse sostanze nutritizie quando mangiamo noi e quando ovviamente mangiano i nostri cani e i nostri gatti. E poi abbiamo un pancreas, diciamo, endocrino che produce degli ormoni. Più famoso è l'insulina, che permette fondamentalmente l'utilizzo del glucosio. Produce anche altri enzimi come il glucagone che fondamentalmente regola la glicemia. Quindi quando abbiamo una pancreatite cronica, quali sono, diciamo, le complicanze che potremmo avere nel lungo periodo dei nostri animali? Due patologie: l'insufficienza del pancreas esocrino, anche questo l'ho già trattato in un video che vi metto sempre nelle schede e in fondo al video, e il diabete mellito, ne ho già parlato, non ho fatto ancora un video solo sul diabete mellito perché è un bel argomento, ho parlato già però in diversi video di diabete mellito e ve li metto anche quelli nelle schede. Quindi la complicanza di animali che hanno una pancreatite cronica è quella fondamentalmente che possono poi avere delle patologie come il diabete mellito e l'insufficienza del pancreas esocrino. Partiamo con spiegare generalmente quali sono le caratteristiche della pancreatite cronica. Come ho detto, è difficile da diagnosticare, molto complessa da diagnosticare in vivo, non abbiamo degli esami non invasivi. Il gold standard è l'istologia, quindi prelevare un pezzo di pancreas e vedere se effettivamente abbiamo questa infiltrazione cronica, spesso di linfociti e plasmacellule, con fibrosi e perdita del tessuto pancreatico intorno ai vasi e anche il tessuto perilobare. Fondamentalmente quello che noi abbiamo sono animali che hanno dei segni aspecifici, cani e gatti che spesso magari hanno degli episodi di anoressia, degli episodi di vomito intermittente che magari si risolve, dimagrimento, possono avere del dolore postprandiale, segni che non sempre si manifestano in modo aggressivo, possono essere subacuti, quindi possono essere segni che il proprietario non nota fondamentalmente con frequenza, magari il cane salta un pasto, il gatto salta un pasto, però tutto sommato l'animale non sta così male. Abbiamo diverse patologie, diciamo, di pancreatiti croniche, diciamo, di quadri, diciamo. Abbiamo la pancreatite cronica definita idiopatica, di cui non sappiamo la causa, alcuni sospettano che siano delle pancreatiti acute che poi generano in pancreatite cronica, altri sospettano invece che sia una patologia a sé, che quindi si instaura già dall'inizio una sorta di fibrosi e quindi già una pancreatite cronica. Gli animali più colpiti abbiamo sicuramente il gatto, che rientra, la pancreatite cronica rientra, diciamo, nella triadite, malattie infiammatorie dell'intestino, colangioepatite e pancreatite cronica. È molto subdola nel gatto, si è visto post mortem che
si trova molto frequentemente la pancreatite cronica nel gatto. Nel gatto proprio spesso non dà neanche vomito, non dà particolari problemi, si diagnostica, ripeto, sempre all'interno di diciamo di quella sindrome, di quella che si chiama triadite, quindi quando il gatto ha questi vomiti intermittenti, vomiti magari più frequenti, si esegue un'ecografia e si vede che la zona, diciamo, del tratto intestinale, magari duodenale, pancreas, colangiopatite sono colpiti e generalmente si diagnostica all'interno di questa situazione. Nel cane abbiamo alcune razze che si ritengono predisposte, come il Cavalier King Charles Spaniel, quindi si sospetta una componente genetica della pancreatite, si è vista anche nei colli, nel boxer, e poi abbiamo una pancreatite cronica autoimmune, c'è uno studio sul Cocker Spaniel, quindi anche lì si sospetta una predisposizione di razza nel Cocker, questa malattia autoimmune che può colpire anche per esempio gli occhi con la keratocongiuntivite secca e i reni con la glomerulonefrite. Una delle poche pancreatiti dove fondamentalmente la diagnosi istologica è fondamentale perché sono pancreatiti autoimmuni che rispondono all'utilizzo dei corticosteroidi. Come ho detto, non esiste degli esami in vivo che ci dicono alla pancreatite cronica. Abbiamo un insieme di elementi che ci aiutano a sospettare che il nostro cane, il nostro gatto ha la pancreatite cronica. A livello di esami di laboratorio, esami del sangue, tendenzialmente non sempre abbiamo delle alterazioni, come per esempio potremmo avere nella pancreatite acuta. Questo anche perché spesso, soprattutto nella fase terminale, il tessuto pancreatico è veramente ridotto al lumicino e quindi non abbiamo neanche quelle alterazioni, per esempio, della lipasi pancreatica che ci aiutano per esempio nella pancreatite acuta. Fondamentalmente nella maggior parte dei gatti, per esempio con pancreatite cronica, anche in quelli nei cani, possiamo avere anche un ittero. Nel cane la pancreatite acuta può dare l'occlusione del dotto biliare, quindi in quel caso lì sarebbe un ittero post-epatico. Dal punto di vista, diciamo, ecografico rispetto alla pancreatite acuta è meno sensibile, meno specifica e spesso possiamo vedere dei quadri ecografici totalmente differenti l'uno dall'altro, da pancreas normali a presenza di masse, a presenza di tessuto ipoecogeno e iperecogeno, quindi non sempre abbiamo un quadro caratteristico di pancreatite cronica. Quindi la diagnosi fondamentalmente si cerca di eseguire in primis un ago aspirato a livello, una citologia diciamo tramite ecografia. Questo ci aiuta soprattutto a distinguere la neoplasia dalla infiammazione, diciamo, però mentre nell'uomo si è visto che ha un buon risultato, nel cane e nel gatto è molto complesso spesso avere del tessuto che ci aiuta poi a fare diagnosi di pancreatite cronica, quindi è consigliata l'esame istologico, quindi rilevare un pezzo di pancreas attraverso la laparoscopia o la laparotomia. A livello di terapia, come ho detto, tranne nella malattia autoimmune del Cocker Spaniel, dove risponde al corticosteroidi, quindi al cortisone, quindi se abbiamo un cane, un Cocker Spaniel che presenta dei segni specifici che ci fa sospettare una pancreatite e in più c'ha magari la keratocongiuntivite secca e magari la glomerulonefrite, in quel caso lì, anche senza avere il tessuto, diciamo, pancreatico, fondamentalmente i corticosteroidi potrebbero essere utili iniziarli. Negli altri invece la risposta al cortisone ovviamente non aiuta e si lavora spesso sull'alimentazione, che è fondamentale nella pancreatite cronica, quindi alimentazione povera di lipidi. Ricordate sempre che anche gli snack che date possono scatenare un episodio, diciamo una riacutizzazione della pancreatite in quei soggetti che magari tutto sommato hanno una pancreatite cronica ma stanno relativamente bene. Quindi un alimento povero di grassi, esistono in commercio ormai diversi cibi,
quindi non facciamo pubblicità, comunque devono essere dei gastrointestinal, diciamo low fat, poveri di grassi. E spesso è consigliabile utilizzarli anche in quei cani che magari clinicamente alla visita il proprietario ci sottolinea che il cane ogni tanto ha un vomitino la mattina, però tutto sommato sta bene, sta mangiando, iniziare già con un'alimentazione che vi può aiutare a mettere a riposo il pancreas e evitare che ci possa essere un peggioramento della patologia, visto che come vi spiegavo prima non conosciamo la vera e propria causa anche della pancreatite, che ho fatto il video sulla pancreatite acuta, si sospetta pasti ricchi di lipidi, però non c'è un'evidenza scientifica su questo, quindi diciamo che abbiamo visto che alimentando in una certa maniera i cani vediamo meno le pancreatiti acute e anche le pancreatite croniche, quindi diciamo che l'alimentazione probabilmente è in primis la prima causa di pancreatite nei nostri cani e nei nostri gatti. Per esempio nell'uomo si è visto il fumo, quindi anche quello, se siete dei fumatori e avete dei cani e dei gatti, ricordate che il fumo passivo può essere comunque un problema anche per i nostri animali, quindi evitate di fumare, se proprio dovete fumare, in presenza dei cani e dei gatti all'interno dell'abitazione, ma fumate all'esterno. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima puntata. Un saluto a tutti, alla prossima.